rischio e finisce qui. Inter batte Betis 1-0, decisiva la prima rete nerazzurra di Johnny Stones, che si presenta così con una girata di destro a battere il Betis. L'Inter chiude un precampionato ai limiti della perfezione per un Inter che ci ha fatto vedere cose belle dal punto di vista del gioco, una buona condizione fisica, un po' meno brillante oggi per un Inter che sicuramente al rientro dalla tournée ha messo tanta benzina nel serbatoio per dare il via alla stagione. Quella di oggi però, Simo, era un amichevole di lusso, anche se qualcuno non ci penserebbe o non lo direbbe dopo aver sfidato Manchester City, Juventus e Milan. Oggi era una sfida comunque di livello Champions League, visto che il Betis, a differenza delle rivali italiane che abbiamo affrontato, sarà in Champions League. E l'Inter ci ha dato una dimostrazione di forza, soprattutto a livello di profondità della rosa, che è il vero grande tema, perché stiamo tanto parlando di mercato. L'Inter nel primo tempo ritmi bassi, chiaramente, in questa partita in cui nessuno voleva farsi male ad una settimana dall'inizio del campionato, dove si volevano fare dei test generali. Secondo tempo, con i cambi, secondo me, paradossalmente è stato soprattutto l'ingresso di Di Marco che ha cambiato le cose, e poi approfondiremo. Ha aumentato il peso offensivo fino a trovare il gol di Johnny Stones e tante note positive. Dimmi la tua su questo Inter Betis 1-0 e poi facciamo un riepilogo un po' di tutto il precampionato. Ma sì, è stata un'amichevole partita con un po' di difficoltà da entrambe le parti, non sembrava una partita troppo gradevole. Invece devo dire che col passare dei minuti, soprattutto nella ripresa, qualche azione l'abbiamo vista. Abbiamo visto secondo me due squadre che ci hanno provato, poi un po' per imprecisione loro, un po' per la bravura dei difensori, non sono riusciti a sbloccarla fino appunto al gol di John Stones. E sì, la sensazione, come hai detto, è che l'ingresso di Di Marco abbia proprio cambiato le cose. Infatti nell'intervallo ne parlavamo anche in chat, dicevano che Carlos Augusto sembrava un po' in difficoltà in quella posizione lì. Purtroppo il gap con Di Marco, soprattutto in attacco e dal punto di vista tecnico, lo sentirebbe praticamente chiunque, perché il livello di Di Marco da quel punto di vista lì è davvero altissimo, e l'abbiamo visto anche in campionato l'anno scorso in alcune partite l'impatto che può avere. L'Inter mi è sembrata, diciamo, fluida, in attacco c'è la solita capacità di generare occasioni. Ho visto anche, soprattutto nella ripresa, più volte il tentativo di andare da quinto a quinto, non necessariamente col cross che permette all'altro quinto di chiudere in porta, ma proprio anche nel fraseggio. E qualche situazione in cui si poteva tirare non l'abbiamo fatto, un'altra delle cose che vediamo spesso, però nel complesso la sensazione a livello anche fisico è che la squadra sia pronta per l'inizio della stagione. Chi è un po' più indietro sono quelli magari come Pio, un po' più grossi fisicamente, però in generale ci arriviamo bene all'inizio. Sì, sono d'accordo. La sensazione che mi lascia questa partita è che siamo proprio pronti per la stagione, assolutamente. Su Pio è vero che è un pochino più indietro rispetto agli altri. Secondo me lui e soprattutto Bastoni hanno fatto però un altro passettino avanti a livello di condizione rispetto alle altre amichevoli. Quindi è evidente che è stato fatto un lavoro proprio finalizzato a presentarsi al meglio, e stiamo vedendo gli effetti di questo lavoro. Io le notizie che mi porto a casa sono soprattutto quelle della profondità della rosa, come dicevo, perché chiudiamo la partita con una difesa a 3 composta da Pavard, Pavard, Stones e Akanji a sinistra. E nel finale Stones, oltre al gol, ha piazzato una chiusura in allungo bellissima. Pavard, tra l'altro, fa anche l'assist di testa con la torre per John Stones. Una sola sbavatura per Pavard con una giocata fin troppo di entusiasmo con il tacco in mezzo al traffico. Akanji io l'ho visto subito sul pezzo, invece anche lui non è rientrato da tantissimo post mondiale, aveva anche un avversario, non mi ricordo chi era, a un certo punto lo ha bruciato nello scatto giocando con la difesa molto alta, ha anche recuperato un grandissimo pallone. Quindi ho visto veramente ottime cose anche dal punto di vista difensivo. Ho visto un Diouf fare un paio di chiusure anche buone dietro, quindi ancora una crescita per me nel ruolo di quinto. E poi i due capitani, Barella, Lautaro. Nel primo tempo Barella, uomo ovunque, il più in palla secondo me a livello di gioco in questo momento, e Lautaro è bastato un attimo, l'abbiamo visto cattivo già nei duelli, nell'andare anche in scivolata a recuperare i palloni, nel partecipare alla manovra, nel collegare i reparti,
e poi Di Marco ci dà la conferma, come dicevi un po' anche tu, e ne parlavo in diretta, che Carlos Augusto ormai è diventato un terzo di difesa e Di Marco è un'altra cosa, quindi sulle fasce bisognerà completare qualcosa. E ripeto, giocavamo contro un Betis che farà la Champions League, quindi come livello è squadra assolutamente da tenere d'occhio. Primo tempo abbiamo sofferto qualcosina in più a livello proprio di, non sofferto che ci hanno creato grandissime occasioni, ma di gioco lento, non siamo riusciti ad alzare i ritmi e a forzare. Detto che comunque le principali occasioni da gol io le ho viste lato Inter, perché il primo colpo di testa fuori di Bonni, che ha fatto una buona partita quando ha provato soprattutto il tiro, ha fatto dei buoni spunti. Poi c'è stata una fase in cui il Betis ha preso un po' di più di coraggio e per poco l'Inter non la punisce con Bovio, che aveva avuto una buona opportunità su calcio d'angolo e non l'ha sfruttata bene di testa. Poi ci ha provato Ciala con un paio di tiri da fuori al 33esimo soprattutto, e in particolare 2 occasioni in avvio di ripresa. Lì l'Inter ha cominciato a spingere molto, a crescere molto con l'ingresso di Di Marco, come dicevamo, una super occasione per Bonni al 51esimo, un'altra occasione per Sucic, poi l'Inter controlla e alla fine il gol di Stones da calcio piazzato appunto. E c'è qualche rimandato per te, Simo? Qualcuno che ti ha convinto un po' meno? Qualche notizia da analizzare? Beh, Carlos Augusto più o meno abbiamo detto, e secondo me riguarda soprattutto la posizione, perché poi da braccetto invece, come abbiamo già visto tante volte, si sa rendere utile. Anche proprio a livello visivo la differenza, lo ribadiamo sempre, quando passi da Diouf a Luis Enrique è chiara, perché Diouf è proprio un giocatore debordante, che punta, che fa, a volte disfa dopo aver fatto, però visivamente lo noti. Luis Enrique è molto più lineare, pulito, passaggio indietro, ormai li conosciamo anche loro due. E in attacco, ripeto, nel primo tempo secondo me hanno fatto fatica un po' a trovarsi Pio e Bonni, anche per il fatto che comunque soprattutto Pio è pesante e c'è bisogno di tempo. Ovviamente non può avere la brillantezza oggi del momento top della stagione. Bonni ha fatto un bel tiro da fuori nel secondo tempo, su cui si è disimpegnato il portiere. Tra l'altro, ecco, parentesi, molto bravo il portiere del Betis, quello che è entrato nel secondo tempo. Ha fatto diverse parate, un paio anche a gioco fermo, una su Luis Enrique proprio per gioco fermo per fuorigioco, molto molto bravo. E quindi questo, cioè alla fine, essendo poi sempre un amichevole, non ha molto senso secondo me dare giudizi troppo estremizzati nel bene e nel male. Rimane secondo me un attacco di riserva quello dell'Inter, che quando vede in campo entrambi, cioè sia Pio che Bonni, perde un bel po', anche a livello proprio di pericolosità percepita, diciamo. Però è anche giusto che da loro due, che sono giovani, ci si aspetti un passo in avanti dopo la prima stagione all'Inter, ecco. Sì, per me l'unica nota tra molte virgolette negativa, non voglio essere ecco, duro nel commento, l'intesa Bonni Pio Esposito non mi ha fatto impazzire francamente tra loro due, e per questo motivo credo che sarà difficile tenere fuori Lautaro a Monza alla prima di campionato. Anzi, facciamo un gioco, Simo, proviamo a prevedere insieme la formazione tra una settimana, quella che si giocherà la prima di campionato contro il Monza. Martinez o Provedelli in porta intanto? Martinez. Confermiamo Martinez, anche secondo me giocherà lui. Difesa a 3, per me Bissek, Akanji, Bastoni probabilmente. Penso anch'io, però l'unico veramente sicuro è Bastoni, secondo me. Gli altri due, perché potrebbe giocare addirittura Stones e a quel punto magari scala Akanji, oppure quella che dici tu. Anch'io penso che sia quella che dici tu, però vediamo. Per me, considerando che giochiamo in casa col Monza che potrebbe essere chiuso, Bissek comunque lo mettono. Forse. Sì, ci sta. Per come è partita anche la gara oggi, Bissek, mi è venuto in mente Bissek, Akanji, Bastoni forse come formazione. Esterni? Diouf, Di Marco. Diouf, Di Marco, sì. Centrocampo? Centrocampo, Ciala, Barella e Zielinski. Sì, quello diciamo Sì. classico della scorsa stagione. E davanti? Davanti Thuram non dovrebbe, non so se torni disponibile, ma comunque essendo oggi stato fuori dubito proprio che possa esserci. E a quel punto io ho visto un Lautaro
che nel modo in cui è entrato, proprio come approccio, come impatto, mi sembra che abbia mandato un messaggio. Non sarei sorpreso di vederlo titolare, e al suo fianco potrebbe partire Pio, che alla fine la coppia con Pio l'anno scorso in diverse partite ha avuto un bel impatto. Mi aspetto questi due quasi, ti direi, sì. Lautaro Pio, quindi, sì. Sì. Anche... Quindi riepilogo: Martinez, Bissek, Akanji, Bastoni, Diouf, Di Marco sulle fasce, Barella, Cialanoglu, Zielinski in mezzo e Lautaro Pio davanti. Anche se forse Anche... non avendo Thuram potrebbe avere più senso anche tenerti la carta Lautaro in caso di necessità, gare in corso, piuttosto che Bonnì. Però, quel dubbio lì è forse quello più concreto, direi. Però anche Kivu, che prima aveva detto che sicuramente Thuram e Lautaro non ci sarebbero stati alla prima, poi appena si è riavvicinato il ritorno di Lautaro ha cambiato subito versione. Settimana scorsa ha detto vediamo come si allena. È Abbiamo visto vero. come si allena Lautaro. Vediamo, sarà sicuramente una settimana decisiva in questo senso. E io direi che abbiamo detto un po' tutto su questa partita. Fateci sapere anche la vostra nei commenti, mi raccomando, quali sono le note positive, negative, cosa avete visto. Io ho visto uno Stankovic che sta facendo ancora delle cose interessanti, quindi non ho capito qualche critica che ho letto nei commenti. E vi aspettiamo comunque qui sotto. Aspettiamo anche Curtis Jones, che ci vedrei benissimo in quest'Inter, in attesa di Spence, che è stato ufficializzato proprio mentre ci avvicinavamo alla partita. Iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, vi aspetto nel club, il QR code da inquadrare è lì sopra Simone che vi aspetta, e ci sentiamo poi come sempre nei prossimi giorni, tutti i giorni in diretta alle 19:30 e non soltanto.